pomeriggio amiche e ben ritrovate sul mio canale. Oggi sono veramente felice di mostrarmi in video perché da un po' di tempo che non lo faccio, ma soprattutto perché domani c'è la fiera creativa a Napoli. Quindi la prima cosa che devo dirvi, domani è venerdì 11 novembre, io sarò lì in fiera, quindi vado la mattina per problemi, questioni di organizzazioni lavorative e familiari, andrò la mattina. Quindi, ragazze, se volete incontrarmi, per chi sta guardando questo video ed è di Napoli, sappiate che domani alla Mostra d'Oltremare c'è la fiera creativa, domani e anche sabato e domenica. Io ci sarò domani, quindi se volete incontrarmi dovete scovarmi in giro, altrimenti vi propongo una cosa, ci diamo appuntamento alla mezza nell'ingresso principale. Quando vi entrate nella fiera ci sono i due padiglioni, quindi se qualcuno vuole incontrarmi, io verso la mezza sosterò, mezza, l'una meno un quarto, mi metterò un orario sul telefono perché sicuro se no vi perdo e mi dimentico di questa cosa, quindi tra la mezza e l'una meno un quarto starò tra i due padiglioni nell'ingresso principale, quindi chi vuole incontrarmi per una foto e due chiacchiere, io sono lì, non perché mi senta chissà chi o chi non mi sento nessuno, è giusto per condividere e per fare nuove amicizie e nuove conoscenze, quindi sarò lì tra la mezza e l'una meno un quarto. Con me ci dovrebbero essere anche qualche altra amica creativa di Napoli, quindi va bene. Spero insomma che tutto vada come deve andare, quindi prima cosa domani ci vediamo lì. Seconda cosa, naturalmente questo periodo è stato super caotico ed è ancora super caotico, lo sapete, sotto Natale tra i preparativi, gli eventi e tutte le cose non c'è mai tempo, quindi io in questi giorni non ho avuto tanto tempo per prepararvi un tutorial, però ho realizzato un ciondolo, che è questo è il ciondolo. Poi naturalmente ve lo mostro da vicino, sto facendo una serie di ciondoli un po' vintage e in questo caso devo fare un ringraziamento. Se non volete vedere tutti questi preamboli che per me sono importanti nel video per una sana condivisione, vi metterò qui il minuto a cui potrete andare, saltare e vedere direttamente il tutorial. Quindi dicevo, devo ringraziare due amiche perché in questo ciondolo, poi ragazze vi faccio una foto da vicino, vedete che ci sono dei fiorellini. Sono dei fiorellini realizzati a mano da due amiche creative, una è Paola Boccardi, quella dei fiorellini, e l'altra della Rosellina invece è Yaska Shock. Sono due bravissime creative, se non le conoscete andatele a cercare su Instagram, sono veramente molto molto brave. Allora, che dirvi, questo tutorial è realizzato in tecnica Sutage, anche in questo caso ho utilizzato il kit, quello di Sutage di Hobby Perline. Se vi siete persa l'unboxing di quei prodotti che ho acquistato ve la metto sempre qui nelle schede, o probabilmente più facile giù nell'info box, non so se avrò tempo di editare questo video, e niente, quindi vi lascio a questo tutorial fotografico. Se mi state conoscendo con questo video, io mi chiamo Gabriella, in arte, lo vedete scritto anche qua giù, Briga Bijou, e realizzo per lo più bijou. Quindi iscrivetevi e cliccate la campanella per non perdere le notifiche dei prossimi video. Ho visto che avete commentato l'unboxing della N-Beats, sì, ogni tanto mi perdo, molti di voi non vogliono il ciondolo, benissimo, quindi se non avete ancora commentato il prossimo tutorial, volete che sia uno di quelli che ho nominato nel video, andate pure a vedere, restano praticamente il portachiavi e il pettinino. Quindi andiamo di creatività. Che altro dirvi? Niente, ho aperto un negozio Etsy, ci sono pochi prodotti perché vorrei tenere i miei bijou per gli eventi di questo periodo natalizio, poi dopo prometto andrò a mettere altri prodotti. Naturalmente se volete andare a sbirciare ci sono dei prodotti già disponibili, 7-8, nulla di più, perché l'ho aperto in realtà per fare un esperimento e poi vi racconterò anche quest'altra esperienza di Etsy. Basta, direi che ho parlato quasi 5 minuti, vi lascio al tutorial che è step by step, quindi con scatti fotografici, e c'è la mia voce di sottofondo che vi spiega più o meno i vari passaggi. Poi prometto che cercherò di fare un tutorial più dettagliato, ma tra il tempo che è poco, il mio problema al tendine, non è sempre facile girare un tutorial abbastanza lungo. Quando lo faccio step by step, con le foto lo faccio più in tranquillità. E niente ragazze, il ciondolo è questo, ho realizzato una serie vintage, ne vedrete poi probabilmente sabato o lunedì, se non dovessi riuscire, vedrete un video creazioni con le mie ultime creazioni.
ve lo mostro indossato. Ho messo una semplice catenina molto particolare, romantico, ma ecco proprio vintage. Poi vi faccio casomai una foto più ravvicinata. Se invece qualcuna di voi stesse osservando gli orecchini che ho indossati, sono gli orecchini Turkana, un mio tutorial, e anche di questi vi metto giù il link. Vi abbraccio e vi auguro tanta buona creatività. Ricordate, la creatività non è competizione, e quindi vi aspetto domani alla Fiera Creativa di Napoli. Mi raccomando, andate da Fortunato del mondo delle pietre, mi raccomando, passate da lui che ha tanti bei materiali, tutte le catene, tutti i prodotti in metallo, molti che vedete nei miei tutorial, nei miei video, sono anche presi da lui, idem le pietre, quindi passate a sbirciare. Ciao! Iniziamo subito col mostrarvi una carrellata dei materiali. Questi sono gli orecchini che ho realizzato in abbinamento, naturalmente non vi ho fatto il tutorial perché sono super facili con dei pompon. Perle Cabochon di Michaela Cosma, in abbinamento ai nostri orecchini, perle, colla Asulit. Ho preso delle perline a caso, ragazze, perché non so, poi in corso d'opera io ho fatto un disegnino, però naturalmente non ho ancora in mente ben preciso tutti i colori. Ho preso un pezzetto di catena strass, dopodiché vado a prendere le piattine di Hobby Perline, quelle che ultimamente sto utilizzando e che ho utilizzato anche negli orecchini, quindi andrò a fare il ciondolo abbinato ad i miei orecchini. Queste piattine sono veramente bellissime, vi mostro anche la bustina di questa che è veramente spettacolare, e poi piano piano vado ad aggiungere velocemente altri materiali, quindi un'altra tipologia di piattine. Questi sono i cabochon che poi vi mostrerò in un secondo momento. Ago che vedete lì della Tulip, non so se ci metterò anche un pochino di rosso del Sudash, ma mi sa di no. Forbicine, e servirà un po' di beading foundation, del filo in 2 colori in abbinamento alle piattine che ho utilizzato, e semplicemente partiamo. Come sempre nella maggior parte dei miei progetti mi faccio un disegnino orientativo giusto per capire cosa voglio realizzare, ma molto spesso in corso d'opera cambio tutto. Prima cosa, incollo sulla beading foundation il mio cabochon, che nel mio caso è di 3,5 mm. Vado poi a tagliare 2 pezzi di piattina da 20 cm per andare a contornare il mio cabochon. Mi raccomando, guardo il verso del dritto e del rovescio, dopodiché appongo la prima piattina, cucio al centro e poi piano piano vado a cucire tutto intorno. Questo naturalmente è il metodo che io utilizzo e che condivido, ma sicuramente qualcuna di voi sarà abituata a incollare la prima piattina direttamente al cabochon e a cucire le altre. Io condivido il mio metodo e quello che ho fatto in questo caso. Voi fate come preferite. Vedete che io cucio piano piano tutto intorno tra piattina e beading foundation. Dopodiché, mi raccomando, quando cucite, sempre in la scanalatura. In questo caso non mi preoccupo tanto dei punti perché ci andrà un'altra piattina superiormente. Taglio poi l'eccesso di beading foundation e vado a cucire la mia seconda piattina, che è quella di questo colore molto delicato e molto bello, e procedo sempre alla stessa maniera. Quindi, come vedete, ho cucito la mia seconda piattina. Le esperte potrete cucirle anche tutte e due insieme, ragazze. Io vi dico quello che faccio, ma poi ognuna di voi troverà il suo metodo. Dopodiché esco dal lato e inserisco la perla da 6 mm e vado ad effettuare questo primo decoro. Vedete che ripasso all'interno della perla un paio di volte per fissarla, dopodiché mi sposto attraverso le piattine e scendo più in basso perché andrò a fare un ricciolino, un decoro laterale, quindi unisco come vedete in questo punto, dopodiché prenderò poi una perlina da 4 mm di questo colore bronzo e vado ad effettuare il decoro. Mi raccomando, cucite sempre bene il retro, fissate tutti i decori in modo trasversale.
sia perpendicolare. Poi vado al centro in quel forellino e inserirò una 15-0 perché non mi piace vedere questi spazi vuoti. Dopodiché vado dall'altro lato ed eseguo anche dall'altro lato un altro decoro con una 4-0, cioè con una perlina da 4 mm, scusate. Dopodiché fisso tutto, cucio bene e metto anche un pochino di colla. Decido poi di utilizzare una catena strass tutta intorno. Quella che utilizzo non è una beading foundation, ma è un tessuto molto sottile. Io lo preferisco come metodo anziché incollare tutta la catena strass. Preferisco mettere la base, dare qualche puntino, mettere la catena strass e poi dopo cucirla come vedete in questi scatti fotografici. È un mio metodo, ma preferisco realmente cucire i castoncini poi alla base e alle piattine. Anche in questo caso trovate il vostro metodo. Vado adesso a prendere una piattina, un'altra piattina e la vado a cucire come vi mostro in questa foto tutto intorno delicatamente senza tirare troppo, siate delicate quando cucite al soutache e quindi vado a fissare questa prima piattina. Ne inserirò poi una seconda come vedete più chiara, utilizzo due colori di piattine. Dopodiché, scusate, vado ad inserire una perla da 6 mm e faccio questo decoro sottostante. Ora vi mostro il ciondolo girato per farvi comprendere meglio. Fisso sempre le piattine e cucio tutto, mi raccomando. Dopodiché prendo un'altra piattina piccina e vedete dal retro vi mostro, comincio a cucire tutto intorno alla mia perla perché andrò a fare un decoro laterale. Quindi cucite bene, sempre passando attraverso le scanalature delle piattine, mi raccomando, puntini piccoli, specialmente nei giri finali che sono quelli che si vedono all'esterno. E faccio quindi questo decoro con una perlina da 4 mm. Forse addirittura ho inserito un mezzo cristallo, dalle foto non vedo bene. Vado a prendere un altro pezzettino poi di un'altra piattina e mi congiungo a quella parte. Creo quindi una sorta di decoro a onde, come vedete in questa foto. Dopodiché vado a prendere fiorellini e perline e comincio a decorare. Questo veramente è un modo divertente. Ho preso varie gradazioni e sfumature dei fantastici fiorellini di Paola Boccardi e di Yaska Choc e li vado semplicemente a cucire tra le piattine bloccandole con una perlina 15-0 in sommità. E dalla fine quindi il mio ciondolo è arrivato nella fase finale. Ed eccolo finito. Naturalmente non avete visto lo scatto fotografico, nella parte finale semplicemente incollo e do qualche punto di cucitura per inserire la sosta e direi che il nostro ciondolo vintage è finito. Ciao!